Bene ragazzi, seconda lezione su Napoleone. Abbiamo visto la volta scorsa come Napoleone Bonaparte nel corso del 1796 abbia sconfitto gli austriaci, sia entrato trionfalmente a Milano, stia avendo travolgenti successi militari nell'Italia del Nord. Prima di continuare a vedere gli sviluppi di questo, dobbiamo però parlare di un paio di avvenimenti che avvengono nel frattempo. Maggio 1796, proprio mentre Napoleone vince in Italia, il governo francese, il direttorio, il regime termidoriano che abbiamo visto era già piuttosto instabile, aveva già dovuto affrontare insurrezioni violente sia da parte dell'estrema sinistra dei Giacobini Sanculotti, sia da parte, come dire, dell'estrema destra, comunque della controrivoluzione dei monarchici, subisce un altro tentativo di rovesciamento da parte di un certo Babeuf. Si scrive Babeuf. Babeuf. È la cosiddetta congiura degli eguali. Babeuf si è messo a capo di un nuovo partito giacobino. Il partito giacobino non poteva esistere legalmente, era stato vietato, e quindi Babeuf lo ricostituisce in maniera clandestina. Si ricostituisce di nascosto, segretamente, il partito giacobino che organizza un tentativo di colpo di Stato. E il colpo di Stato viene sventato. Babeuf e molti dei suoi complici, dei suoi amici, erano stati scoperti prima di poter tentare il colpo di Stato, vengono arrestati, la maggior parte, compreso Babeuf, condannati a morte e portati sulla ghigliottina. Ma perché è importante Babeuf e il suo tentativo di colpo di Stato? Babeuf è uno dei primi comunisti della storia, se non proprio il primo, da un punto di vista moderno e comunque con delle chiare idee teoriche di supporto. Babeuf era contrario alla proprietà privata, voleva un regime socialista senza la proprietà privata, dove tutte le proprietà fossero allocate allo Stato, fossero nazionalizzate. Quindi era un vero e proprio comunista. Fate attenzione, il nuovo partito giacobino di Babeuf si differenzia appunto con i giacobini storici di Robespierre, Saint-Just e Couthon, perché neanche Robespierre e i giacobini più estremisti avevano mai messo in discussione la proprietà privata. E i giacobini erano comunque a favore della proprietà privata, e invece i nuovi giacobini di Babeuf no, erano più radicali, erano più estremisti, quindi erano dei veri e propri socialisti. Babeuf mise insieme nel nuovo partito giacobino clandestino non solo i veri e propri simpatizzanti giacobini come era stato lui, ma anche gli uomini che erano sopravvissuti al gruppo di Hébert, vi ricordate, gli arrabbiati, oppure i seguaci dei cordiglieri di Marat e Danton. Tutti questi gruppi estremisti, ricordate, giacobini, cordiglieri, arrabbiati o esagitati di Hébert, si erano combattuti tra loro durante la rivoluzione francese, però adesso nel regime termidoriano erano venuti del tutto meno i motivi di contrasto, e quindi quelli che durante la rivoluzione francese erano stati seguaci dei giacobini, seguaci dei ebertisti, seguaci degli arrabbiati, seguaci di Marat e Danton, cioè cordiglieri, si erano messi tutti insieme in questo nuovo partito giacobino. Ma attenzione, forse la cosa più importante di Babeuf è proprio la teorizzazione del colpo di Stato, del prendere il potere attraverso un'azione armata predeterminata, realizzata da
pochi personaggi fortemente ideologizzati. C'è un partito che non si apre più alle masse popolari, ma un partito di intellettuali, di elite, un partito che è di fatto una società segreta, agisce in segreto, di nascosto, predetermina e fa un colpo di Stato, cioè arrivare al potere in questo modo, attraverso una congiura segreta, cioè un colpo di Stato, non più le sollevazioni spontanee, le cosiddette giornate popolari tipiche della parabola della rivoluzione francese, con migliaia e migliaia di elementi del popolo che si sollevano spontaneamente, magari guidati, sì, arringati dai Cordiglieri, dai Giacobini, dai Sanculotti, ma in maniera comunque aperta e numerosa. Invece Babeuf inizia a teorizzare qualcosa, attenzione, che avrà molto seguito nel corso dell'Ottocento, cioè la presa del potere, il tentativo di rovesciare un certo assetto politico, non attraverso una vera rivoluzione popolare, ma attraverso appunto un colpo di Stato, un'azione mirata, predeterminata nei dettagli da parte di un piccolo gruppo, di una piccola elite di intellettuali strettamente legati e pronti a fare di tutto, anche a morire. Quindi vedete, cioè, la rivoluzione per Babeuf diventa una congiura segreta, un colpo di Stato. Questo avrà molto successo. Voi sapete già che anche durante il Risorgimento italiano si crearono diverse società segrete che cercavano di colpire attraverso un atto, noi lo chiameremo il terrorismo, un atto, una serie di omicidi politici organizzati e realizzati, o di insurrezioni organizzate e realizzate da poche persone, le società segrete. Non a caso uno dei seguaci di Babeuf che riesce a scappare, a non farsi ghigliottinare, è l'italiano Filippo Buonarroti, che poi, tornato in Italia, Filippo Buonarroti costituirà alcune società segrete. Quindi non più la rivoluzione come movimento spontaneo di popolo, ma la rivoluzione come una insurrezione improvvisa, preparata da tempo da parte di pochi militanti. Questo modello, attenzione, questo modello di colpo di Stato travestito da rivoluzione di Babeuf, ebbe un enorme successo e influenzò anche le idee e la pratica di Lenin, tant'è vero, chi ha studiato bene la storia lo sa, che la rivoluzione bolscevica fu organizzata proprio secondo il modello di Babeuf, cioè fu un'insurrezione di poche centinaia di militanti bolscevichi, una sorta di colpo di Stato che occupa soltanto i centri nevralgici del potere per poi ottenere consenso in seguito, cioè dopo aver preso il potere si pone il problema è come ottenere il consenso delle masse facendo delle riforme, dei provvedimenti a loro favore. Quindi grande importanza di questa teorizzazione dell'insurrezione segreta da parte di questo Babeuf. La sua congiura degli uguali non avrà successo, però l'idea di un'insurrezione praticata da un piccolo gruppo al posto delle rivoluzioni come sollevazioni popolari di grandi masse avrà un enorme successo nella successiva pratica politica. Allora, che cosa succede? Passiamo al 97, 1797. Abbiamo detto un sacco di volte che il regime terrimidoriano è instabile.
Adesso il regime termidoriano nel 97 per mantenere il potere deve praticare il colpo di Stato, non quello di Babè, fu un colpo di Stato ovviamente di segno completamente diverso. Che cosa succede? A settembre 1797 abbiamo il colpo di Stato del Fruttidoro, perché ovviamente vi sto dicendo, chiaramente vi sto segnalando le date secondo il calendario cristiano, ma all'epoca non c'era il calendario cristiano. Era rimasto in vigore il calendario rivoluzionario, quindi il colpo di Stato del 18 Fruttidoro, siamo nel settembre 1797. La continuità che almeno in certi aspetti il regime termidoriano aveva voluto con la rivoluzione francese era stata anche una continuità simbolica. Il regime termidoriano aveva conservato il calendario rivoluzionario, così come aveva conservato la festa nazionale che tuttora esiste del 14 luglio, il giorno della presa della Bastiglia. Che cosa era successo? Che si era andata a rinnovare, vi ricordate, per la prima volta un terzo dei due consigli, delle due assemblee del Parlamento. Questo era successo ad aprile, nell'aprile 97. Anche questa volta avevano vinto i monarchici. L'opinione pubblica francese votava sempre più per il ritorno del re, della dinastia dei Borboni. La maggioranza, attenzione, al direttorio era rimasta ai repubblicani, ai termidoriani, però di fatto nelle due assemblee i termidoriani, i repubblicani, avevano rischiato di perdere ormai la maggioranza. Infatti i presidenti delle due camere, l'assemblea, il consiglio dei 500, scusate, e il consiglio degli anziani, i presidenti delle due assemblee andarono ai monarchici, perché i monarchici riuscirono a trovare la maggioranza per eleggere i presidenti delle assemblee. Non solo, ma anche nel direttorio entrò 1 su 5 membri, entrò un monarchico, e subito dopo si prevedeva che ne sarebbe stato eletto un secondo su 5 dei membri del direttorio monarchico. Per i termidoriani, ricordate, Barrà era il loro capo, questo era troppo pericoloso e quindi che cosa fanno? Fanno un colpo di Stato settembre 1797 e annullano le elezioni. Come hanno vinto i monarchici, Barrà annulla le elezioni con un colpo di Stato. Quindi vedete che nonostante la Costituzione dell'anno terzo, il direttorio dei repubblicani dominato da Barrà non rispetta più le regole democratiche. Le elezioni non sono annullate dovunque, sono annullate soltanto nei dipartimenti che hanno eletto membri monarchici, d'accordo? Soltanto dove a loro non piace chi il popolo ha eletto e annullano le elezioni lì dove sono stati eletti i monarchici. Attenzione, questo colpo di Stato contro i monarchici, che quindi capite tutti gli eletti dei monarchici vengono dichiarati decaduti dal Parlamento, attenzione, viene fatto da due generali, principalmente dal generale Hoche che si trova a Parigi, ma anche da Napoleone Bonaparte, dal generale Bonaparte che, come sapete, sta combattendo in Italia, manda alcune truppe a Parigi. Quindi avete già capito, il governo francese, il direttorio, si trova a dipendere sempre più fortemente dai generali e dall'esercito. Quando le cose vanno male, chi è il garante del mantenimento della Costituzione dell'anno terzo di quel regime? Sono i militari, sono i generali con i loro soldati. Attenzione, quindi l'esercito sta prendendo ormai il potere politico.
nemico, sia Hoche che si trova a Parigi, sia Bonaparte che sta sconfiggendo gli austriaci in Italia e che manda alcune truppe, sono loro materialmente a fare il colpo di Stato su richiesta di Barras. Vediamo i successi di Napoleone, continuiamo, sono assolutamente travolgenti. Nel settembre del 1797 Napoleone si è ormai impadronito di tutta l'Italia settentrionale. Tutta l'Italia settentrionale. Ha sbaragliato talmente volte gli austriaci che ormai la strada per Vienna è aperta. Napoleone arriva a 100 km da Vienna. Vienna non ha più difese. Napoleone, se volesse, potrebbe invadere addirittura Vienna. Un successo così in Italia settentrionale non era mai stato colto dai francesi e dall'esercito francese in secoli di storia. Ci riesce Napoleone Bonaparte. Il 18 ottobre del 1797 l'imperatore austro-ungarico, che è sempre lui, Francesco II d'Asburgo, l'imperatore austro-ungarico è costretto ad accettare una pace umiliante, si chiama pace di Campoformio. Pace di Campoformio, Napoleone la impone all'imperatore austriaco Francesco II. Cosa dice la pace di Campoformio? Prima di tutto riconosce le annessioni militari, d'accordo, in Belgio e in Renania. Ne abbiamo già parlato, che la Francia aveva occupato Belgio e Renania. Ma attenzione, costituisce anche delle repubbliche, degli stati satelliti della Francia e del Napoleone in Italia settentrionale. In particolare sono due. La Repubblica Ligure, quindi viene abolita l'antica, già da molto tempo in decadenza, Repubblica di Genova, viene costituita la Repubblica Ligure e anche la Repubblica, attenzione, Cisalpina. Cisalpina significa italiana perché per i francesi Cisalpino è ciò che sta al di là delle Alpi rispetto alla Francia, cioè l'Italia del Nord. La Repubblica Cisalpina, attenzione a questo, unisce la Lombardia, che viene sottratta all'Austria, all'Emilia, d'accordo? All'Emilia Romagna, Lombardia ed Emilia Romagna. Ben presto Napoleone occuperà anche il Piemonte, cioè demolirà anche il regno di Sardegna. Quindi vedete che Napoleone col suo esercito è diventato il padrone del centro-nord Italia. Vengono costituiti, ripeto, due repubbliche satelliti della Francia, la Repubblica Liguria, la Repubblica Cisalpina che unisce Lombardia ed Emilia-Romagna, due stati fantocci che sono dominati da Napoleone. In cambio, Vienna, in cambio l'Austria ottiene il Veneto. Scompare dopo molti secoli l'antica Repubblica Serenissima di Venezia. Questo è il Trattato di Campoformio. Voi se avete studiato italiano pensate subito a Ugo Foscolo, avete studiato che Ugo Foscolo, che era nato a Zante o Zacinto, che era un'isola appartenente a Venezia, alla Repubblica di Venezia, rimase deluso da Napoleone, lui l'aveva appoggiato come molti italiani, perché molti italiani del nord e centro Italia pensavano che in consonanza con gli ideali della rivoluzione francese l'esercito di Napoleone stesse portando dalla Francia la libertà, la democrazia, la liberazione dei popoli oppressi italiani. E invece Napoleone che fa? Si costruisce due staterelli, due stati nel nord e nel centro Italia che però vengono ben presto sottomessi alla Francia, in cui la Francia commette una serie di soprusi, di ruberie, come stava facendo in Renania, in Belgio, in altri posti.
questi stati satelliti, cosiddette repubbliche sorelle, a cui bisognava portare la fratellanza rivoluzionaria, le istituzioni della rivoluzione, le istituzioni di una Francia diventata efficiente, razionale, moderna, in realtà vengono trattati come territori da sfruttare per avere le risorse per migliorare l'economia francese e portare avanti e finanziare la guerra. Quindi molti patrioti filo-francesi che si erano schierati con Napoleone, come Ugo Foscolo, si sentono traditi. Ma come tu devi portare gli ideali della rivoluzione francese in Italia e la mia patria, il Veneto, che era uno stato indipendente, lo dai al nemico, lo dai all'Austria, lo dai a una potenza straniera. Questa è la pace di Campoformio, d'accordo? Qual è il punto fondamentale da capire? La pace di Campoformio viene decisa in autonomia da Napoleone. Sono Napoleone e l'imperatore austriaco Francesco II, loro due che decidono questo trattato. Non è un po' strano? Napoleone tratta e realizza questo trattato con l'Austria da solo. Ma lui è un generale, non è mica il capo del governo, non dovrebbe essere il governo, non dovrebbe essere il direttorio, il Parlamento a fare questo trattato di pace, ad approvarlo. No, Napoleone lo fa senza consultare il direttorio. Non solo, ma attenzione, il direttorio avrebbe voluto una cosa diversa. Il direttorio aveva detto a Napoleone: noi non vogliamo la Lombardia, lascia la Lombardia all'Austria e ci prendiamo tutta la Renania in Germania. Invece Napoleone non solo firma da solo, senza il consenso del direttorio, ma firma delle clausole del trattato che sono in contrasto con quello che il direttorio gli dice. Napoleone preferisce prendersi solo una parte della Renania, non tutta, e prendersi la Lombardia dall'Austria. Il direttorio avrebbe voluto il contrario, lasciare la Lombardia all'Austria e prendersi tutta la Renania. Napoleone fa quello che vuole. Questa è una conferma del processo che già stava andando avanti già in precedenza, ovvero che l'esercito sta diventando, l'esercito e soprattutto il suo generale più acclamato e popolare, Napoleone, l'esercito francese, stava diventando il vero padrone della Francia. Napoleone firma trattati internazionali al posto del suo governo, del governo francese. Questa faccenda delle repubbliche sorelle, l'abbiamo già detto, tante dichiarazioni reboanti. La Francia dice: portiamo a voi repubbliche sorelle. Perché sorelle? Perché vi portiamo le stesse istituzioni della rivoluzione francese, lo Stato laico, l'abolizione delle corporazioni, dei diritti feudali, dei privilegi della nobiltà, il liberismo economico, la fine dei dazi, delle dogane, un nuovo sistema fiscale, amministrativo, efficiente, basato sul merito, come facciamo in Francia, i diritti dell'individuo. Noi li stiamo liberando, dicono i francesi alle repubbliche sorelle, però in realtà in queste repubbliche sorelle, le abbiamo viste Olanda, questi stati italiani, la Renania, sono tutte soggette alla Francia. La Francia le sfrutta economicamente, l'abbiamo detto, ma non solo. La Francia porta avanti dei saccheggi, alza le tasse per sfruttare questi cittadini stranieri a vantaggio della Francia, vengono sequestrate le terre, tutto va per risanare il bilancio, finanziare la guerra contro l'Inghilterra. Ricordate che l'Austria si è arresa, ma l'Inghilterra è sempre in guerra contro la Francia. Anche opere d'arte, per esempio dall'Italia, vengono depredate e portate in Francia. E quindi ci sono dei governi, voi vedete queste repubbliche sorelle, per esempio la Repubblica Cisalpina con capitale Milano, la Repubblica Ligure con capitale Genova, hanno dei governi che sono italiani, no? Sono sottomessi alla Francia, collaborano con i francesi, si sono creati questi governi collaborazionisti
Il limite di questi governi filo-francesi, che saranno chiamati governi dei giacobini italiani in maniera impropria, perché qui non c'è il giacobinismo, c'è il Termidoro, quindi erano governi termidoriani. Questi governi, anche delle repubbliche italiane, poi anche nel corso degli anni, spesso scrivono una Costituzione che imita la Costituzione termidoriana, quella dell'anno terzo, quindi impropriamente vengono chiamate anche repubbliche giacobine, quando non è vero, sono repubbliche proprio moderate, termidoriane. E da chi sono costituiti questi governi italiani delle repubbliche sorelle? Da una borghesia moderata e da un'aristocrazia illuminata che rappresentano un'elite, vedono la Francia come il liberatore, vedono la Francia come l'elemento liberatore dell'Italia, ma sono soltanto un'elite di borghesi ricchi o di aristocratici ricchi illuminati, non hanno l'appoggio dei ceti popolari, non hanno l'appoggio dei contadini, quindi in realtà queste repubbliche si costituiscono con il ferro e col fuoco, con la conquista militare da parte della Francia. Sì, ci sono poi questi nobili o borghesi italiani che decidono di collaborare, vanno a capo dei governi delle repubbliche sorelle, ma sono soltanto, ripeto, un'elite illuminata. Il popolo, i contadini saranno sempre estranei a queste cose. Vedono i soldati francesi che devastano, dissacrano le chiese, li considerano come degli invasori, non ci sarà mai un appoggio, un consenso popolare all'espansionismo rivoluzionario francese. Questo sarà proprio il limite di queste esperienze. Sin dall'inizio, tutte le istituzioni giuridiche ed economiche francesi, istituzioni che sono giuridiche che sono molto più moderne di qualunque altro Stato europeo, vengono trasferite nei territori annessi. Quindi, come vedremo, ci sarà anche un miglioramento economico in questi territori annessi, schiacciati, schiavizzati dalla Francia, però la buona amministrazione francese, le riforme della rivoluzione arrivano a forza, vengono attuate, alle riforme, tutte le riforme antifeudali, a favore del libero mercato, eccetera, di diritti umani e così via, vengono attuate nelle cosiddette repubbliche sorelle. Andiamo un po' avanti, anche se poi torneremo leggermente indietro. Gli eserciti napoleonici conquistano anche tutto il resto dell'Italia. Nell'aprile 1798 viene conquistata Roma e tutto lo Stato Pontificio, che viene abolito. Dopo secoli viene abolito il potere temporale del Papa, viene costituita la Repubblica Romana. Il potere del Papa è abolito, lo Stato Pontificio è abolito. Pensate, Papa Pio VI viene addirittura da Napoleone messo in catene e deportato in Francia, dove viene tenuto prigioniero. Napoleone deportò, vedremo, ben 2 papi in Francia tenendoli prigionieri. Il primo è Papa Pio VI. Viene deportato in Francia quando gli eserciti napoleonici nell'aprile del 98 occupano Roma e al posto del Lazio, dell'Umbria, delle Romagne, delle Marche, territori dello Stato Pontificio, si costituisce la Repubblica Romana, Stato laico, Repubblica sorella della Francia. Pensate, Pio VI viene deportato l'anno dopo la proclamazione della Repubblica Romana, viene deportato in Francia e morirà poco dopo di stenti a Valence. D'accordo? Poi il 23 gennaio, attenzione perché questo riguarda il nostro sud, il 23 gennaio 1799 il generale Championnet, mandato lì da Napoleone, non vorrei sbagliare a scriverlo, Championnet. Il generale Championnet entra a Napoli, quindi le armate napoleoniche, oltre ad dopo aver conquistato il centro-nord Italia, conquistano anche lo Stato Pontificio Roma e
il Regno di Napoli, viene costituita a gennaio 1799 la Repubblica Partenopea, quella che passa alla storia come Repubblica Partenopea, una repubblica sorella che, pensate, porta anche al sud una costituzione, una serie di leggi, di riforme modernissime, le stesse della Francia, l'abolizione della maggior parte dei diritti feudali, l'uguaglianza di fronte alla legge, il libero mercato, l'eliminazione dei privilegi feudali. Pensate, la scuola elementare è obbligatoria, tutti, c'era analfabetismo al sud, tutti, anche i figli dei contadini, devono andare obbligatoriamente a scuola, d'accordo? La Repubblica Partenopea, mentre il re borbonico di Napoli, Ferdinando IV, si rifugia in Sicilia protetto dalla flotta inglese. Ovviamente gli inglesi erano in guerra con la Francia, quindi Ferdinando IV non perde tutto il meridione d'Italia, perde il regno di Napoli, ma tiene il regno di Sicilia. La Sicilia i francesi non la conquistano perché, essendo un'isola, viene protetta dalla flotta inglese. Ferdinando IV si rifugia in Sicilia, ma deve lasciare tutto il meridione d'Italia, dalla Calabria alla Puglia alla Campania, alla Francia, dove nasce questa incredibile Repubblica Giacobina, Repubblica Partenopea, che ho detto non è veramente giacobina, è un uso improprio del termine. Viene fatta una ricostituzione dal grande illuminista napoletano Mario Pagano, viene realizzata una costituzione modernissima che è ispirata, non è una cosa estremista, è ispirata alla costituzione borghese termidoriana dell'anno terzo, d'accordo? La maggior parte degli illuministi napoletani, meridionali, della borghesia più avanzata, ma anche della nobiltà, la nobiltà napoletana aveva una parte che era molto illuminata a favore delle riforme, si schiera con le armate francesi, ma il limite l'abbiamo visto qual è? I filofrancesi italiani, i repubblicani italiani sono solo una ristretta elite. Si tratta di regioni molto arretrate, molto più della Francia, sono quasi tutti contadini. I contadini non capiscono questa modernità che sta arrivando dalla Francia, non capiscono una repubblica partenopea che abolisce le feste patronali, che vuole mandare i figli dei contadini a scuola, ma i contadini dicono: ma noi abbiamo bisogno dei nostri figli, abbiamo bisogno di braccia per coltivare la terra, d'accordo? Cioè portano le cose, apparentemente sono modernissime, però capite, sono tutte riforme, istituzioni calate dall'alto, da una casta di intellettuali nobili e borghesi che erano illuministi e illuminati e così via, senza avere nessuna comprensione o appoggio dal popolo. La distanza con la Francia è abissale, l'Italia meridionale, come altri stati italiani, erano stati contadini, erano posti arretrati. Non potevano capire, apprezzare o accettare riforme che venivano imposte da un esercito francese con i collaboratori, questa elite che collaborava italiana, esercito francese che poi non si faceva voler bene perché si caratterizzava per i soprusi, per le devastazioni, per le razzie, distruggevano le chiese. Sapete cosa facevano i soldati francesi in Italia? Non so come si può dire. Entravano nelle chiese e facevano i loro bisogni nelle chiese, defecavano nelle chiese per dissacrare, perché erano anticlericali. Il soldato francese è un bestemmiatore, un anticlericale, distruggevano le reliquie, distruggevano le statue dei santi. E questo ovviamente era inaccettabile per il popolo, questa arroganza laica che non rispettava un sentimento cattolico che ovviamente in Italia, soprattutto al sud, era molto arcaico, era un cattolicesimo di devozione conservatrice. Quindi questo ovviamente è il limite. Tutto bello, tutto straordinario in teoria, ma il popolo non era pronto, non voleva accettare. Pensate che nella Repubblica Partenopea
viene approvata una riforma in cui vengono strappate le terre ai nobili, ai cosiddetti baroni meridionali, e date ai contadini. Cioè i contadini, che erano sempre stati servi, braccianti, ottengono la proprietà della terra, eppure i contadini non appoggiano la Repubblica Partenopea. Sono legati al parroco, al papa, che ha sempre detto loro di servire il signore, l'aristocratico. Sono legati all'aristocratico, gli danno la terra, la libertà, non sanno che farsene. Il contadino meridionale è legato anche proprio personalmente da un rapporto diretto con il suo aristocratico, con il suo feudatario, e crede che questo gli dia protezione, è abituato da secoli a questi rapporti feudali e quindi si schiera a favore dell'aristocratico sfruttatore e non dei repubblicani che tolgono i diritti agli aristocratici, i diritti di sfruttare i contadini, tolgono le terre aristocratiche e li danno ai contadini. I contadini tuttavia stanno dalla parte dei Borboni, degli aristocratici, dei preti. Nel febbraio 1799 anche la Toscana e il Piemonte sono occupati militarmente dai francesi. Quindi Napoleone si è impossessato di tutta l'Italia. Napoleone, molti non lo sanno, non è mai stato a Roma, non ha mai visto Roma né Napoli. Lui rimase in Nord Italia a Milano, mandò i suoi generali a conquistare Roma e Napoli, non ci andò personalmente. Andiamo al 1798. Il regime termidoriano, il direttorio, fa un altro colpo di Stato, sembra ridicolo. Prima, ricordate, aveva annullato le elezioni quando erano state vinte dai monarchi, ha fatto un colpo di Stato, annulliamo le elezioni. Adesso Barra e Termidoro fanno un colpo di Stato l'11 maggio del 1798 contro i giacobini, perché inopinatamente si erano andati per la seconda volta a rinnovare un terzo delle Camere. La volta precedente, 2 anni prima, avevano vinto i monarchici, adesso l'opinione pubblica francese, cittadini elettori francesi molto ondivaghi, avevano invece votato per i giacobini, per l'estrema sinistra. Anche questo non va bene ai repubblicani e ai termidoriani di Barras, e quindi l'11 maggio 98 abbiamo l'ennesimo colpo di Stato contro i giacobini. Le elezioni si erano svolte ad aprile, l'11 maggio vengono annullate da un governo termidoriano che ormai si affida sempre più alla forza e al colpo di Stato militare. Ma nello stesso mese di maggio Napoleone intraprende un'iniziativa veramente sorprendente. Si reca con un grande esercito in Egitto per cercare di conquistare l'Egitto. Perché? Si tratta della guerra contro l'Inghilterra, che assolutamente non ne vuole sapere della pace. Allora, su idea di Talleyrand, uno dei tanti camaleonti che attraversa tutte le fasi della rivoluzione francese, del Termidoro, di Napoleone, resterà al potere anche con la restaurazione dopo la fine definitiva di Napoleone. Talleyrand era tornato ai massimi vertici del potere e aveva lui suggerito quest'idea: per colpire la Gran Bretagna, visto che non riusciamo a invaderla, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo conquistare l'Egitto. L'Egitto era uno stato alleato della Gran Bretagna, l'Egitto era sottomesso all'impero ottomano in decadenza. In Egitto era tornata la dinastia dei Mamelucchi come secoli prima. Si trattava di sconfiggere un governo debole, quello dei Mamelucchi, ma l'Egitto era praticamente uno stato controllato dalla Gran Bretagna. Perché conquistare l'Egitto? Non sembra un'idea strana? Lo fanno per colpire l'economia britannica,
perché controllando l'Egitto si potrebbero bloccare i commerci oceanici britannici dal Mar Rosso. Attraverso il Mar Rosso l'Inghilterra, la Gran Bretagna scambiava merci con tutta l'Asia. Ricordate che la Gran Bretagna era padrona del Mediterraneo orientale, aveva basi a Malta, a Cipro, nelle isole greche, quindi conquistare l'Egitto significava avere un territorio in modo tale da poter scacciare i britannici dal Mediterraneo orientale e bloccare tutti i loro traffici con l'Asia attraverso il Mar Rosso. Napoleone va in Egitto e Napoleone, lo sapete, quando si tratta di battaglie terrestri è imbattibile, d'accordo? È imbattibile. Infatti a luglio 98 vince la battaglia delle Piramidi, la battaglia decisiva, il debole esercito dei Mamelucchi è fatto fuori, Napoleone si impossessa dell'Egitto, però il 1° agosto arriva la doccia fredda. La flotta francese, 1° agosto 1798, viene sconfitta da Abukir, nella rada di Abukir completamente distrutta, in una battaglia navale che gli inglesi vincono grazie al loro comandante, il famosissimo ammiraglio Nelson, Horatio Nelson. Quindi la situazione è un po' difficile. Napoleone è contemporaneamente padrone dell'Egitto, ma è anche prigioniero in Egitto, non sa come andare via dall'Egitto perché la flotta francese è stata distrutta dagli inglesi. Si conferma la superiorità marittima degli inglesi. Napoleone e la Francia napoleonica non riusciranno mai a scalfire la netta superiorità sul mare degli inglesi, che anzi diventò ancora più forte in epoca napoleonica. E questo è uno dei motivi per cui alla lunga Napoleone non poteva vincere contro l'Inghilterra. Contro l'Inghilterra. L'Inghilterra, peraltro, con la sconfitta di Abukir, con la vittoria, scusate, di Abukir, la sconfitta francese di Abukir, aumenta il coraggio, come dire, di Austria, ma anche della Russia, e quindi alla fine del 98, con Napoleone prigioniero in Egitto, la sua flotta distrutta da Abukir, si forma la coalizione con Austria e Russia. Ripeto, estate del 98, la Gran Bretagna non è più sola a combattere contro Napoleone. Austria e Russia entrano in guerra insieme alla Gran Bretagna contro la Francia. Che cosa succede? Lo vediamo nella prossima lezione.